Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Oggi siamo da Gianni Modellismo per provare qualche scaletta un po' piccolina. L'idea è quella di fare qualche giretto con le Micro B, che ancora non abbiamo provato, dato che qui c'è una discreta pista che adesso vi farò vedere, e fare anche qualche giro con le Mini Z, la classica pista che abbiamo già visto. Questa è la pista da Micro B che, come potete vedere, ha diversi salti. Adesso andiamo anche a vedere insieme. Non c'è un vero e proprio start, non è stato messo giù, però vedo che bene o male tutti partono da qui. I salti in questo caso sono molto ben strutturati perché sono praticamente delle assi di legno con dei perni di ferro, quindi reggono tranquillamente le nostre Micro B in salto e ci danno modo comunque, anche per quella che è l'inclinazione, di fare un bellissimo giro, fare un bel salto. Vedo che rispetto all'ultima volta in cui sono stato qui sono state aggiunte queste gomme qui in fondo a questo curvone, perché qui si arriva molto forte, le vedete qui, ed effettivamente così era molto facile arrivare contro il cordolo. Abbiamo una bella serie di curve, un altro salto e poi si ritorna qui, e mi pare però che il salto in fondo al rettilineo sia stato tolto perché effettivamente, dato che il palco di solito ci si mette qui, la colonna copriva il salto, quindi diciamo per quella che era la configurazione che ho provato qui l'ultima volta. Molto bello, il fondo è moquette, classico. Sto già caricando la batteria, probabilmente ne compreremo un'altra perché una sola è veramente poca, è veramente pochina, ok? Quindi 10, 12, 13 minuti circa di utilizzo. Questo caricabatterie secondo me è veramente il tallone di Achille della Micro B. Ha una tendenza a scaldarsi e a bruciarsi e barra sciogliersi anche veramente molto alta. Non tanto per quanto riguarda l'alimentazione che gli viene data, perché sto caricando comunque con un alimentatore a 65 watt, quanto per il fatto che tende veramente ad alzare tantissimo le temperature. È molto compatto, facile da utilizzare. Vedete, sto caricando tra l'altro direttamente senza togliere la batteria, perché tanto ne ho una sola al momento, quindi è inutile che faccio togli e metti. Però ne ho già sciolti 2 di questi, quindi c'è da starci molto attenti, che se notate che le temperature iniziano a diventare molto calde, staccatelo. Il LED comunque è quello effettivamente che indica poi se la carica è completata, perché quando diventa verde ha finito e va immediatamente staccato. Sicuramente il consiglio è quello di non lasciarla lì senza troppa supervisione, senza troppo controllo, perché si potrebbe veramente danneggiare, o comunque se arrivasse la batteria sarebbe ancora peggio. Ovviamente, anche se siamo dalle Micro B, chi poteva starci in pista? È il buon Zumba, scatolone. Tra l'altro non so se lo sapete, ma il buon Zumba ha un canale YouTube, quindi se avete dei bambini soprattutto, o anche degli adulti molto appassionati di ballo, cercate Stella Papà, è un ottimo canale. Mio figlio gli sta regalando tantissime visualizzazioni, pure troppe. Intanto che la batteria finisce di caricare, vabbè, ve l'ho fatta vedere 1000 volte, abbiamo fatto un video dedicato anche su quella che è l'intera build della Micro B. Abbiamo deciso di mantenerla stock, sicuramente faremo un'altra build anche con un po' di modifiche, però questa sicuramente la manteniamo stock. Un ottimo mezzo già con un telaio in alluminio, un mezzo veramente di cui non riesco a spiegarmi come possa costare così poco.
è molto molto interessante, iniziano ad esserci tantissimi ricambi, per cui la voglia di farne una seconda un po' meno stock è tanta e sicuramente la faremo. Oggi giriamo con questa, la proviamo un po', facciamo qualche giro con il buon Luca e vediamo come va. Se devo dirvela tutta, la sofferenza più grossa che ho nel guidare la Micro B è proprio lei, la radio. Allora, sicuramente questa che dovrebbe essere non mi ricordo neanche come si chiama, ma la versione più piccola della Spectrum, è una radio interessante, però come sapete io ho tantissima difficoltà nel guidare con la radio da destro, ho bisogno della radio da mancino e l'unica che ho e che me lo permette di farlo è la FlySky NV4 Pro Plus, e quindi diciamo mi forzo un po' a guidare in una maniera un po' strana per riuscire a portarla, però vabbè. Effettivamente si potrebbe comunque cambiare anche la ricevente, bisognerebbe cambiare ovviamente tutta l'elettronica dal motore al regolatore e via dicendo, e magari nella seconda Micro B che prenderemo più avanti questa cosa si potrebbe fare. Mi piacerebbe installare tutte quelle che sono i possibili upgrade uno per uno, anche per capire un po' quello che è effettivamente il beneficio, che cosa dà in termini di manovrabilità e di guida. Però ecco, ci vorrà del tempo, sicuramente ragazzi ci vorrà del tempo, e quindi per il momento oggi guideremo così. Vi chiedo scusa se vedrete un po' delle manovre un po' strane. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare un giro buono. Dunque, mi metto qua perché faccio un po' fatica a vedere. Secondo me ho anche un po' la batteria morta, però. E poi tende un pochino a destra, però sono tutte cose che possiamo sistemare perlomeno. Un front flip ragazzi, un front flip. In volo! Ecco, il fatto che siano tutto plastica poi è veramente aiuta tantissimo, Oh! Sempre la colonna, veramente, sempre la colonna. Recupero. Ah! Figurati. Proviamo anche da qua, va. Sto cercando un'angolazione che vi devo dire è veramente molto divertente. Adesso vediamo se riusciamo a beccare il salto da vicino. Vai che arriva il rettilineo. Allora, il problema di questa pista, secondo me, allora a parte vabbè il rettilineo che si vola fuori, facciamo il recupero. È che sta un po' veramente, cioè questa colonna purtroppo, perché il layout è fighissimo raga, è veramente figo, molto bello, c'è un bel rettilineo con la curva, i salti sono messi benissimo. Oh, bella, eccoli che tornano. Non sto guidando io ragazzi, vi sto facendo vedere dei ragazzi in pista perché filmare e guidare è un po' problematico. Ed eccoci qui ritornati nello studio. Purtroppo sono già rientrato da Roma, dalle piste di Gianni Modellismo.
Lei veramente mi stupisce ogni volta che la provo. Come può un mezzo di circa 100-110 euro, facilmente recuperabile anche oggi, con una marea di ricambi e di possibilità anche di personalizzazione, in realtà essere così divertente? Vi assicuro ragazzi che è uno dei mezzi più divertenti che ho, nonostante abbia anche delle RC abbastanza importanti. Forse vi ricorderete della Infraction, del Defender TRX4, la XV02, insomma, vari mezzi. Questa comoda, ok? È veramente comoda. Secondo me è al pari di una Mini ZRVD, quindi presuppone una pista. Può tranquillamente essere la stessa delle Mini Z. Perché? Perché bene o male il grip che si ha con la Losi Micro B è adeguato anche sulla pista delle Mini Z, l'ho provata. Ovviamente per rendere il tutto più divertente è fondamentale, secondo me, dotarsi di salti. Lo avete visto nei pezzi iniziali del video, da Gianni Modellismo ci sono dei salti veramente fatti molto bene, quindi delle assi di legno inclinate con la giusta inclinazione per farle in velocità, quindi non troppo verso l'alto ma neanche troppo verso il basso, supportati da delle barre di ferro, quindi il tutto con una certa struttura anche se saltano contemporaneamente più micro B. Ma ecco, così lo spunto che vi do è che sui maggiori, chiamiamoli store, ok, chiamiamoli piattaforme dove sono reperibili progetti di stampa 3D, è facile trovare già adesso e anche già da un bel po' in realtà salti da stampare anche modulari, quindi per rendere magari uniformi su tutta la carreggiata, proprio per la micro B, quindi con la scala corretta e con delle inclinazioni adeguate. Veramente, veramente molto interessante. Vi confesso, ragazzi, che vorrei proprio fare una carrozzeria dedicata a questo mezzo per renderla un pochino più personalizzata. L'unica cosa che ho fatto è stato togliere gli adesivi per poterla riconoscere rispetto alle altre, ma sicuramente prenderò una Lexan pulita e vedremo poi il da farsi. Per quanto riguarda gli upgrade, come vi dicevo anche a inizio video, penso che ne prenderò un'altra, perché il 90% delle volte in cui si gioca con altri a livello di micro B o comunque le garette sono quasi tutte stock. È un mezzo che anche per la soglia di prezzo in cui si attesta si presta tantissimo per un gioco un po' più casual, un po' meno spinto, ok? Cioè del tipo carico la mia batteria, la prendo, la metto in pista e mi diverto. Però nulla vieta di alzare l'asticella, la cosiddetta categoria open dove tutto è concesso, dove puoi andare a modificare, sostituire un po' il tutto, potrebbe essere molto interessante. Così come la possibilità di andare a fare delle modifiche non solo dal punto di vista di telaio, della struttura, di quelli che sono magari gli ammortizzatori, la mescola delle gomme, la tassellatura delle gomme, il servo, insomma, diciamo, vorrei anche capire dal punto di vista dell'elettronica che cosa si può fare. So che ci sono già, ad esempio Furitech ha fatto un kit brushless che permette appunto di andare a utilizzare un'elettronica molto performante da questo punto di vista. Il dubbio sempre qual è? Quanto siamo in grado di gestire una scala di questo tipo in velocità? Vi assicuro che mi sono posto questa domanda anche utilizzando la mia Mini Z Evo che sto rimettendo a posto. E tra l'altro, vabbè, volevo ringraziare anche Daniele Panetta che mi supporta sempre in questo, mi ha aiutato anche a trovare i cuscinetti che mi mancavano, la carrozzeria, insomma, il Dani è un amico, mi aiuta sempre, ma so che comunque il suo servizio clienti è quello per amici e non, quindi sicuramente una certezza da questo punto di vista. Ulteriori modifiche da fare qui sicuramente, come vi dicevo, a parte magari ad esempio i fuselli in metallo, le barrette dello sterzo in metallo che vanno a garantire magari una maggiore stabilità e gestione di quello che è l'andamento in curva, le torrette magari anche con differenti fori per andare a gestire una differente inclinazione, un differente setup, l'olio che si può andare ad inserire in ammortizzatori dedicati magari in alluminio. Ecco, tutto questo cambio di materiale però ha anche i suoi, come dire, lati negativi, se vogliamo chiamarli così. Caricare comunque di peso, anche se vi sembrerà poco, ma è tutto in proporzione, è tutto in scala, può avere i suoi effetti negativi anche su quella che è la velocità massima e secondo me anche su quella che è la manovrabilità e i tempi di risposta del servo.
perché se i grammi, parliamo di grammi, che devono essere spostati in fase di curva e mantenuti anche in curva aumentano, ecco qui probabilmente il servo va sotto sforzo e quindi andare a capire che esistono dei servi di altro tipo con una capacità maggiore, tempi di risposta migliori, possono effettivamente andare a fare la differenza. Come dicevo poc'anzi, dal punto di vista del motore, perlomeno in termini di KV, ho qualche dubbio sul fatto di andarla a potenziare, perché secondo me è già bella così, ok? Cioè il fatto di dire core stock, secondo me passa anche un po' da questo ragionamento, perché una micro B che va veramente troppo forte, ragazzi, e non solo diventa difficile da guidare, ma anche da seguire, ve lo posso assicurare. Vi sconsiglio come utilizzo casual di maxare da questo punto di vista la micro B, perché così ragazzi veramente è un overkill, è super 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 divertente. Se proprio volete fare delle modifiche, appunto, magari concentratevi sui fuselli, su gli ammortizzatori, le torrette, sul personalizzare la carrozzeria, magari cambiare il servo, questo sì, ma lascerei stare quello che è il motore. Un'altra delle cose che mi piacerebbe cambiare è un po' una mia esigenza data dal fatto che per quanto riguarda le RC e solo le RC, veramente è una cosa molto molto strana, io sono mancino, cioè ho la necessità di guidare in questo modo, quindi di avere il volantino sulla sinistra. Lo so, è effettivamente molto strano, però riesco a guidare solo bene in questo modo e per me guidare così è parecchio strano, ecco, delle volte mi forzo o metto in reverse il volantino perché altrimenti farei proprio fatica. La possibilità quindi di andare a mettere una ricevente così, insomma, di mia scelta mi piacerebbe tanto, però ancora torniamo al fatto che per fare questo bisognerebbe slegarsi un po' da quella che è l'elettronica che viene fornita assieme alla micro B e quindi, ad esempio, lo nominavo prima, so che Furitech la fa, non so se Injora l'ha fatta, ma sicuramente ci informeremo. Fatemi sapere ragazzi qui sotto al video se vi può interessare qualcosa di dedicato, magari su un'altra micro B che prenderemo separatamente rispetto a questa perché questa la manteniamo stock, su cui iniziare a fare qualche ragionamento. Abbiamo in programma di dotarci di una seconda pista mini Z. La stampante 3D, la vedete, è sempre là dietro, sempre pronta a partire a stampare un po' tutto quello che ci serve e quindi, perché no, potremmo anche iniziare a fare qualche test su una pista che potrebbe iniziare a diventare così la nostra home track, non poi così troppo piccola. E anche per questo video è tutto, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, per essere stati qui con me. Come sempre vi ricordo, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina. È super importante per supportare i radiocomandati e permetterci di continuare anche a crescere ed essere sempre in di più in questa fantastica community. E anche per questo video è tutto ragazzi, vi ringrazio ancora di tutto e addio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!